Buonasera e benvenuti a Radio Cortile, la radio dove noi conosciamo i nostri polli. Vi prego di una cosa, i predicozzi salutisti lasciateli fare a quelli del mattino, qui non li facciamo. Vi imploro. Chi abbiamo in linea? Sono Simonetta da Bologna, ho 84 anni. Un secondo soltanto, Simonetta. Aldo, non avevamo detto basta con gli anziani? Fabio, ma che stai a dire? 84 anni non è vecchia, su. Avevamo detto basta con gli anziani perché se passa l'idea che noi facciamo un programma per anziani, ci levano la pubblicità, Aldo. Va bene, Simonetta, già che ci sei, dici quello che vuoi dire. Fabio, non mi è piaciuto per niente come hai trattato prima il signore della protezione civile. Che ho fatto? Non è possibile prendere sempre tutti a pesci in faccia, dovete smetterla. Ma gli ho pure detto se lo potevamo chiamare signor protettore, più di così, no, l'hai anche insultato, l'hai insultato. Ma insomma, Simonetta, ma uno che fa evacuare un paesino di 300 abitanti soltanto perché la sua medium gli ha detto che forse ci sarà un terremoto, ma lo possiamo dire che è un cretino, o no? Andiamo. Chi abbiamo in linea? Pronto, sono Massimo. Buonasera. Oh, Massimo, un romano, un concittadino. Dici. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Comunque io sono un cittadino, ecco, un contribuente, no? Un uomo Sì, capito, sei un pochino lunghetto, onesto, Massimo. Come sta andando, ragazzi? Adriano, alla grande. Sì. Ma pensa che uno ha dato pure del cretino. Mi sa che il mese prossimo raddoppiamo la pubblicità. Dici tutto in fretta. Passare. Voglio arrivare al punto. Ecco. Io ieri ero all'ufficio postale di Cavour, via là. E una cosiddetta celebrità, ecco, mi ha fregato col benestare poi di tutto l'ufficio. Sono senza parole. Chi era? Era Michele Placido. Michele Placido. Ma questa è una notizia bomba. Ricapitoliamo, Michele Placido salta la fila alla posta col consenso del personale. Ma meno male che hai aspettato che chiudessero le borse, Massimo mio, per dire una stronzata del genere. Perché No, perché sennò questo paese come avrebbero reagito i mercati, Chissà lo sapendolo, lo spread, i tedeschi, la Bundesbank. le tasse. Scusa, amore, ma come sarebbe a dire? Doveva farlo un'altra solo perché te dormi da me nei weekend. Sarebbe stata discriminazione al contrario, no? Aldo, dai, mettiamo una cosa buona. Qualcosa di romantico. No, ma questa è una trasmissione cattiva. Sì, certo. Fabio, grande trasmissione, perfido, bravo, alla grande. Credo che per oggi abbiamo terminato con le telefonate. E arrivederci da Fabio Brio E Tosca Venditti. Prima dell'alba, regalami una nuova distanza, che sia l'ultima. Ripetimi un po' quest'ultima frase che hai detto. Regalami una nuova distanza. No. Ascoltami, Nadia. Qui ti devi mantenere un po' più morbida sul tempo. Altrimenti sembri, non so, scolastica. Sì, ma quanto limone ci hai messo? Tu non ti preoccupare. Quando avrai smesso di fumare ti abbasserò la dose. Senti, ma ci vivi con Adriano qui? No, lui me l'ha chiesto, ma... Se qualcuno mi invitasse a vivere qui, giuro che mi inventerei un sacramento fatto apposta. Oh, ciao, io vado, Ha chiamato Giovanni Franceschini, Sì. il sindacalista. Ha detto che con quella storia degli autobus lui non c'entra, che l'ha fatta Gino Franceschini, che è un altro. Beh, facciamo una precisazione. Sì, perché era incazzato nero, Dobbiamo dire che Giuseppe e non Gino. È Gino e non Gianni. Gino e non... scusami. Vabbè. Sembrava Mel Gibson in quel film in cui ammazzano la fidanzata, come si chiama? Braveheart, con la palla di ferro francesca. Sì, Brave Franceschini. Fabio, ciao. Federico. Ah, sì. Grazie, sì. Senti, non è che per caso hai parlato con Adriano per quella cosa che ti chiedevo? No. Che cosa? No, avevo chiesto se potevo dire, non lo so, il traffico, l'ora. Ah, tu vuoi già dire il traffico? Tu vorresti già andare in diretta? No, non è che... sì, anche. Sì, anche che? Dopo 3 mesi? Sì, cioè dopo 3 mesi. Vabbè, giusto per... questo tuo bisogno spasmodico di apparire, No, di no, apparire, ma non di è per apparire. Sei davvero molto ambiziosa, non davvero credevo. Non lo so, forse devo parlare di questo con Adriano, sì. Forse non è il tuo. Sì, domani lo vedo e glielo dico, tu non ti trovi bene, glielo dico?
Ah, Federica! Grazie del caffè. Guarda, è un cafferino. Buon lavoro. Non si può bere. No. E chi lo do? Ciao Tosca. Adriano, caffè? Che l'abbiamo fatto noi? Sì. No, grazie. Senti una cosa, hai presente Federica? No. La Fiorellina. Ah, la Fiorellina nostra, sì. Sì. Le facciamo dire il traffico? Ma quant'è che sta qua? 3 mesi. 3 mesi? Sì. Sì, solo il traffico però, eh. E traffico bloccato sulla A1 all'altezza di Firenze Incisa, chilometro 320 in direzione Napoli. Si segnala un tratto chiuso sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, chilometro 32 in direzione Ventimiglia. Infine sulla A12 Roma-Civitavecchia, coda tra Fiumicino e Fregene in direzione Aurelia. Bellissimo. No, ma veramente mi fai morire dal ridere. Lo so, è il mio Perché lavoro. non vieni a cena a casa una di queste sere, eh? No, Dai. ma questa me la segno sul diario. Dai. Ma Tu la come? conosci Nadia? La Cioè, conosci? no, di nome. Ah, no? No, ma no. No, perché ha fatto il disco nuovo? Ah. Sì. No, ma è molto brava, devo dire, è molto brava. Infatti stavo pensando di portarla in radio uno di questi giorni. Che dici? Beh, non lo so. Potrebbe essere un'idea, no? Beh, perché Sì. nei programmi del mattino magari. Ma che no, che programmi del mattino con gli esordienti? Dai, lei su. un po' è un esordiente. No, lei è brava, veramente. Brava. Io quando l'ho incontrata a Parigi, guarda, ho subito pensato, Adriano, questa è una di quelle cose. Cosa? Questa, Questa. la ragazza. Ah, ok. La ragazza è una di quelle cose che alla tua età non ti capita più. Veramente ho sentito. Io sarei anche sposato, no? Tecnicamente lo sono ancora, no? Però, infatti mia moglie mi ha fatto la fattura. Che ti ha detto? Con gli spilloni ha fatto: Adriano, tu lo sai come finiscono le storie fra le ragazze della sua età e gli uomini della tua età? Tu lo sai come finiscono? No, come finiscono? io non lo so. Io neanche. Però so come iniziano. Questa è buona. È arrivato il momento dell'idiota della settimana. Questa settimana E questa settimana il nostro premio non può che vincerlo. the winner is il senatore Rodolfo Pollo. Complimenti, senatore, perché il senatore Pollo, come tutti sappiamo, è un prolifico autore letterario e la sua ultima fatica ha per titolo L'unione e il vincolo, parola chiave? Vincolo. Vincolo. Però non dovete pensare che il nostro senatore sia un bigotto moralista. No. Perché non lo è assolutamente. Non lo è assolutamente. Qual è la virtù del senatore Pollo? Direi il tempismo. Fabio. Diciamolo, perché sabato sera il senatore Pollo si reca in uno dei nostri canali nazionali a parlare della sua ultima fatica, L'unione e il vincolo. E devo dire che il suo discorsetto sui valori morali d'un tempo mi ha veramente toccata. Ha toccato anche me. Eh sì. Dove ti ha toccato? Nel Astrid? profondo. Anche a me. E sabato mattina, col suo proverbiale tempismo, il senatore Pollo è stato sorpreso a toccare nel profondo una signora al porto di Ostia che non era la signora Pollo. Da questa foto, secondo me, come? in cui il senatore è immortalato con la signora, io direi che la signora non è la signora Pollo. No, perché dalla foto possiamo vedere che manca il tipico bastone da passeggio della signora Pollo. Il occhiuto bastone che tutti conosciamo non ce l'ha, mentre invece ha una giacca nera di pelle e una borsetta. Io non mi stupirei che in quella borsetta ci fosse, non so, un frustino? Eh sì, la ragazza ha un look un po' aggressivo. È un po' aggressivo. E noi abbiamo anche il nome di questa signora. Si chiama Marzia Palla. No, pare sia un dirigente di movimento. Cos'è? Aiutami tu, un dirigente di movimento cos'è? Credo che sia una sorta di capostazione. Senti Tosca, devo dire sinceramente che è il dirigente di movimento più flaccido che ho mai visto in vita mia. Certo, l'idea del senatore Pollo che si fa sculacciare con la paletta da capostazione non è male. Anche la foto devo dire che ha un suo perché. Guarda come si abbracciano, sembrano DiCaprio e la Winslet, è incredibile. Sì, è molto romantico. È una foto che ti dà un senso del sentimento e del vincolo. Comunque il senatore Pollo è l'idiota della settimana. Quanto a Marzia Palla, vestita di pelle e innamorata di pollo, come possiamo definirla se non palla di pelle di pollo, signori? Comunque
l'ospite del prossimo venerdì, mi raccomando, sarà un ospite imperdibile, quindi non mancate alla prossima edizione del venerdì. Buona serata a tutti. Palla di pelle di pollo. Dai, era Ma scusa, ma è una imperdibile, la disgraziata. fidanzata di pollo. Ma vabbè, è lui Marzia quello Palla. incoerente, prenditela con lui. Va bene, scusa, senti, guarda, chi l'ha scritta quella lassù? Chi l'ha scritta? Se fa ridere dilla. Allora non fare tanto la verginella con me. Comunque non c'è nessun super ospite venerdì. Quando parlo mi ascolti? Palla di pelle. Vabbè. Ma che te ridi? No. Oh, il non concerto, c'è l'ospite. No, il concerto è annullato, l'intervista è annullata. E quindi non c'è nessuno. Non c'è nessuno. E chi ci mettiamo venerdì? Il tempo delle favole non mi passa più accanto, con l'odore della pelle di un amante. Di notte le mie nuvole mi concedono un viaggio al confine tra un odore e il suo ricordo. E in quei frammenti di tempo non sei mai arrivato a certi scherzi del vento, non ti sei stupito. Tutto il tempo che cerco è adesso. Un altro livello, con tutto il rispetto. Sì, Adriano, ma non basta. No, non lo so, lo so che non basta, lo so che non basta. È un favore che ti chiedo. No, ha fatto questa sigla per un programma televisivo di una TV privata e un duetto con una cantante francese. E basta. E basta. Cioè, in questo secolo che ha fatto? Si è riposata. Da lei. Ma noi non possiamo proprio, capisci, Tosca? Ma perché no? Noi non possiamo avere il CT della Nazionale, Ute Lemper, Ligabue e Nadia Ruccellai. Non possiamo averla perché siamo un programma satirico, possiamo fare quello che vogliamo. Ma questa è una marchetta, si vede a 6 miglia di lontananza. Non è proprio possibile. Su cosa si basa il nostro programma, Tosca? Sull'umorismo. Sulle rubriche. Ma dai, No. non mi fate essere sempre quello stronzo io, dai. Si basa sullo sputtanare le persone. Qual è la prima regola per uno che di lavoro sputtana tutti? Non essere sputtanabile. Mai, tu non devi mai, almeno questo, non devi mai essere sputtanabile. E allora ci parli tu con Adriano? E ci parlo io sì. Ok. Ci parlo io sì. Adesso mi sente. Io questa non la voglio neanche incontrare, capito? Fatti valere. Adesso mi senti. Oh, Federica. Oh, senti, ma veramente vuole Nadia Ruccellai in trasmissione? Sì. No, ma ci si può parlare oppure è proprio impossibile? È impossibile. È impossibile. Io ci parlo però. No, Fabio. Aspetta. Mica possiamo sputtanarci così, però no? aspetta Tosca e Marcello, perché veramente Va noi bene, abbiamo chiama Tosca e provato. Marcello, però intanto chiama qualcuno perché Nadia Ruccellai venerdì sera non è possibile, ok? Ecco, a proposito, Sì. visto che Ligabue non può. Ligabue e poi non Nadia può. Ruccellai, ma alla fine, ma chi la conosce? Ma chi la conosce? Insomma, Sì, però io appunto attacchiamoci al telefono e troviamo un però io ospite. stavo pensando Sì. che potrei farlo io. Sì, chiama Tosca e Marcello, chiama Tosca e Marcello immediatamente, chiamali. Sì, ok, però dal momento che alla fine è da poco Come? che io lavoro qua, Sì, quindi la gente non sì. mi conosce e l'ospite potrei essere io. Ah, tu fai l'ospite. Ah. Chiama Tosca e Marcello, va. Ragazzi, state andando veramente molto bene, sono molto contento di voi, Grazie. E non sto parlando per i dati, ma sto parlando perché vi ascolto. Anzi, è lui che vi ascolta. Lui è il mio orecchio dentro la radio. A che punto siamo? C'è la pubblicità. Bravo. Capito? Sono molto contento di quello che state facendo. Siete proprio cresciuti rispetto all'anno scorso come squadra. Bravi, bravi. Fabio, fatelo dire, tu prima di arrivare qui avevi qualche guizzo da battutista, devo dire che eri anche simpatico. Però qua hai imparato proprio i tempi. Questo lavoro è fatto coi tempi giusti al tempo giusto, credete? Grazie Adriano, Grazie, sono sbocciato qua. E siccome sono molto contento, io voglio investire su di voi e su questo bel programma. Sicuro? Bene, bene. Anche noi crediamo tanto nel programma. E nell'emittente. Hai visto la nuova pagina di Facebook? Carina, Quanti like abbiamo? 3750. Cazzo, siamo in crescita, Ottimo. Fantastico. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Venerdì Nadia viene in trasmissione. Nadia. Non voglio essere ipocrita. Io non l'ho mai portata in radio, però suppongo che voi conoscerete senz'altro le informazioni basilari.
Sì, no, le conosciamo, è solo che... Ho notato che siete anche gli unici a non aver mai mandato il singolo, gli unici della radio, quindi credo di sapere come la pensate. No, capiamoci. No, ma era solo una cautela nostra. Sì, infatti, noi volevamo solo proteggerla. Lo sai come funziona questo mondo, Adriano? Se non fai la Iena 24 ore al giorno, poi finisce che questi ti twittano, ritwittano, e quando sei twittato, tu sei twittato, Adriano, eh? Sì, capisco. Capisco perfettamente. Però la radio è mia. Vedi, Fabio, mi serve un favore. Io le devo far fare il live radiofonico del lunedì. Ho bisogno che venga nella tua trasmissione. Devo avere il traino dell'intervista. Facciamo come l'anno scorso. Intervista il venerdì, musica il lunedì. A noi piacciono le cantanti. C'è qualche problema? Sì, perché a volte noi li massacriamo, lo sai? Noi ci siamo fatti una fama sputtanandoli di brutto, capisci? Naturale. Pensavi ti chiedessi di leccarle i piedi? No. Io vi rispetto come gruppo. Assolutamente nessun favoritismo. Alle belle donne essere prese per il culo fa soltanto bene. Allora, tu ci dai l'autorizzazione, cioè noi ci andiamo giù pesante come con tutti gli altri. Target della trasmissione. Nessun problema. Marcè? Trattamento base. Senti, non c'era motivo di essere scortesi, si può essere indipendenti senza essere per forza scortesi. Ah, certo, è l'abicide rivoluzionario. Certo, beh comunque senti, l'hai sentito anche tu, no? Mica ho calato le brache, è un ospite qualsiasi, d'accordo? La invitiamo e la spennacchiamo e lo facciamo con suo consenso. È meglio di così? Io dico che farai un figurone. Perché sei intelligente, sei spontanea, sai argomentare. Sì, avresti dovuto far scegliere me. Ah già, così dicevi di no. Appunto. Ma scusa, alla televisione ci sei andata, no? Chi ti ci ha mandato lì? Erano amici miei quelli? Sì, erano amici tuoi, ma non era la tua televisione, non erano i tuoi dipendenti. No. Diciamo che è una piccola corruzione tollerabile. E invece se ti manda alla radio mia, che corruzione è? Se mi mandi alla radio tua e costringi tutti a sorridermi, quella è grande corruzione. Moni. Record! Perché non resti a dormire qui? No, vado a casa, ho mille cose da fare. Ti accompagni in radio domani? Hai detto che non vuoi farmi vergognare, no? L'ospite di oggi è Nadia Ruccellai, Dovevamo avere Luciano Ligabue, invece all'ultimo il suo concerto è stato annullato, quindi abbiamo Nadia che si presenta con un disco appena uscito. È una serata live in programma qui su Radio Cortile lunedì. Buonasera Nadia. Buonasera. Ruccellai è il tuo vero nome? No, è un nome, me l'ha dato un vecchio agente. Dovrebbe suonare aristocratico. Un po' ridicolo, ma ormai... Sembra un po' da pornostar, senza offesa. Beh... In effetti mi dicono che molte pornostar utilizzano nomi di casati illustri, così. Non lo sapevo. Non farebbe eccezione, insomma. Comunque, tra le note qui della redazione ce n'è una che mi ha incuriosito. Tu hai avuto un singolo di successo alla fine degli anni 90. Quanti anni avevi? 14, ma dovevo dire 16. Perché cominciare? Uno se lo chiede, no? Non lo dico a te, ma dico in generale. Poi una piccola notorietà in Francia, sempre qui leggo nel tuo curriculum, nel 2000, dopo un album diciamo poco fortunato, sei già finita a cantare in televisione di Mamma Cucina, orchestra di un programma di cucina. Sì, era un preserale in realtà. Sì. Metà talk show, metà programma di cucina. Dovevamo mettere una ricetta in musica ogni giorno. Quando si dice realizzarsi, no? Quando si dice esprimere il proprio potenziale fino in fondo. Ma poi leggo che anche Mamma Cucina poi ha vacillato e dopo quante puntate? Pochissimo, ci tagliarono dopo 6 puntate. Vi hanno tagliato in che senso? Lo spazio, cioè il programma non andava? Cerco di essere più precisa, no, per onestà intellettuale, voglio dire, è finito il programma? No, hanno tagliato il mio spazio. Non volevano sentire cantare te. Era questo? Cosa hai fatto? Non lo so, come si fa a sbagliare a cantare gli ingredienti? Che gli facevi? Non lo so, mi hanno tagliato fuori, non è che mi hanno dato 1000 spiegazioni.
Però è stato un peccato perché avevamo una canzone sul tiramisù molto bella. Sai, si possono fare un sacco di rime con la parola savoiardi, molto drammatiche, tipo bastardi, miliardi, codardi. Se ce l'avessero fatta fare sarebbe stata la svolta. Però è forte questa, credevo che crollasse. Allora contabilizzo un fiasco, un licenziamento, un altro fiasco, un altro licenziamento, adesso rota agli occhi, non risponde, va nel panico. Se tu non parli qui non si vede, cioè non è come la TV, qua devi parlare, devi dire qualcosa perché se no parlo solo io. È arrivata una mail. Marta da Rimini ci scrive: il mio ragazzo al liceo diceva che la sua donna ideale univa il mio cervello al corpo della Ruccellai. Rispondiamo a Marta da Rimini, dai. Grazie Marta, ti chiederò il cervello in prestito, ma non ti presterò il mio corpo perché sarebbe troppo difficile per te. Nel 2003 Francia Playboy ti dedica un servizio di 7 pagine. Vero? Probabilmente i francesi si accontentavano del corpo della Ruccellai e di un cervello qualsiasi. Se tu digiti il nome Nadia Ruccellai su internet, il primo risultato è quel servizio. No, sono la prima cosa che viene fuori solo se disattivi il filtro antipornografia. Di solito un servizio come quello regala un bel po' di pubblicità. Cosa hai fatto dopo quegli scatti? Beh, innanzitutto mi sono rivestita. Poi ho fatto un disco un po' troppo sperimentale. Possiamo dire che a un certo punto le telefonate di autori e produttori si sono fatte sempre più rare? No, credimi, se non cambi numero di telefono un produttore in cerca di un pompino ti chiamerà sempre. Nadia, Fabio, 1-0. È forte questa Ruccellai, Mi offrivano meno contratti, quello sì. Sulle prime uno non pensa e invece vogliamo mandare una bella canzone? Sì, mandiamo una canzone. Poi torniamo con Nadia e parliamo un pochino dell'esibizione di lunedì sera, del mini tour invernale e del nuovo disco, va bene? Niente in contrario, grazie. Non sarai mica offesa? No, assolutamente. No, guarda, io sono così, ma insomma per contratto, Certo, per il tuo lo fidanzato. capisco questo, sì. Sì. Pensavo molto peggio. Pensavi guarda. anche io, Anzi, sei stato molto carino, No, veramente, grazie. mi piace anche il giubbotto. Grazie. Peccato non lo possono Se- vedere. Se vuoi te lo presto. No, grazie. Grazie veramente. Prestalo a Tosca. Vabbè, non è stato proprio un massacro. No, per niente. Io me l'aspettavo viziata, arrogante, piena di boria, invece niente, ammette tutto poi. Quindi arroganza zero. Arroganza proprio per niente arrogante. Per niente arrogante. Lo cercherò sul dizionario degli eufemismi. Mancuso, guarda che lo so, che questo pianista viene solo perché è amico di Marcello che vuole suonare sempre. Se non è bravo, se non sono bravi, è colpa tua. E lo dico a Adriano. Buonasera a tutti, popolo della notte. Questa sera siamo al Totally Unplugged di Radio Cortile con Fabio Brio e Federica Mancusi. Buonasera. Vi presentiamo un duo inedito, assolutamente inedito, e che forse non sarà nuovamente edito mai più, non sappiamo, con il nostro regista double face Marcello Francioni e il pianista Alessio Nicucci. No, Alessio Guerrini, che si esibiscono nel brano Senza rete.
Scusi, ha un minuto. No, guardi, abbia pazienza, no, c'è pure fretta. Scusi, ho detto di fermarsi. Guardi, io rispetto tutte le Forse un minuto. Ho detto di fermarti. Sei il coglione della radio, tu. Sì? Guardami bene, mi riconosci? No. Mi riconosci? No, non la riconosco. E Chi guardami cazzo è bene. lei? Non lo so. Guardami. Oddio, la signora Palla, la signora Guardi, signora, non se la prenda per uno scherzo. È uno scherzo. Uno scherzo, certo che me la sono presa. Questo è un avvertimento, siamo d'accordo? Ma che vuole avvertirmi dopo che ho fatto la cosa? Io ormai l'ho nominata e non... Lei che Forse non ci siamo capiti. Se io ti vedo e ti sento ancora una volta nominare me un Rudolfo, io torno qua e t'ammazzo, siamo d'accordo? No, signora, si calmi. Io torno qua e t'ammazzo. Guarda che lo faccio. Ho capito. Hai capito? Si calmi, non la nomino più. Mi ha preso in mezzo alla strada, mi minacciava con una pistola, strepitava, capito? L'amante del senatore Pollo. Sì, però... La signora Marzia Palla, cioè... A parte l'imbarazzo, ma c'era la paura, perché questa era pazza, mi fanno paura Sì, le donne però pazze. io non penso che sia pericolosa, capito? È, come dire, un po' sotto pressione per l'improvvisa popolarità, ecco. Ma io la denuncio. No, ma queste sono reazioni che fanno parte del lavoro. Ma questa era armata, Federica. Aveva una pistola, me la puntava addosso. Ma se io muoio, Federica, se io muoio, l'unica che lo sapeva e che non ha detto niente, che mi ha consigliato male, sei stata tu. Pensaci. Ed ecco voi, Fabio Brio! Salve a tutti e buonasera da Federica Mancusi e da Fabio Brio. Buonasera. Nadia, hai un disco in uscita. Devi essere contenta, no? Del disco sono contenta. È di farlo uscire che non lo so. Sì? Chi? Senta, signora, voglio essere molto chiaro con lei. Non faccia mai più il mio numero, ok? Non faccia mai più questo numero, d'accordo? Arrivederci. Siamo nervosetti, eh? Ma questa è pazza. Ma è chi? Ma questa è la signora che si è messa qua, fuori, con la pistola. La Marzia Palla pazza con la pistola. Sì, ma non fa ridere, eh? Insiste, non so come ha trovato il mio numero, tra l'altro, non... Ma che le hai detto? Oh, questa chiama. Che le ho detto? Di non azzardarsi mai più. Che dovevo dire? Guarda che è pericoloso, eh? Con sta gente o li denunci o ci parli e ci fai un po' d'amicizia. Ci faccio amicizia con questa io? Che se no rischia che questa t'ammazza, capito? Scommettiamo che lei? Eh sì, il numero di prima. E quindi? E quindi? E quindi, buonasera signora Palla. Buonasera, signora Palla. Ma dico, le sembra modo questo? No, perché l'altro ieri lei si comporta come sappiamo. Anche io. Beh, forse anche io avrò sbagliato, però non è che uno può... E poi, scusi tanto, ma io sono al lavoro. Magari se lei vuole chiamarmi... Non pianga, signora Palla. Piange. E così anche tu fai il cantante? Ah, bello! Ma mai un meccanico qui? Faccio anche il meccanico, eh. Veramente? Sì, da quando riparo macchine canto anche molto meglio. Ah, bravo! Io siete... Ti prendo una cosa da bere. Grazie. Ciao! Oh, ciao! Hai fatto un'intervista fantastica. Dico sul serio, sai? Sei una favola. Balliamo? E tu non canti questa sera? La serata della radio. Però non è che ti ho offesa, no? No, solo un po'. Hai un tuo idealismo bislacco. A tratti romantico, eh?
bislaccamente romantico. Beh, poteva andarmi peggio. Cioè, c'è chi mi vuole ammazzare. Mi è piaciuto, grazie. Perché non hai cercato di aiutarmi. Ultimamente tutti pensano di salvarmi da qualche cosa. Oh, guarda un po' che sembrano Bruto e Cassio che preparano le Idi di marzo, eh? Come stai, amore? Bene. Ciao Adriano. Brava. Complimenti per quel premio. Grazie, grazie. Premi, Cayman, solo alle Cayman. Ma l'hai vista quanto è brava questa fanciulla? Dovrai prendere un box in periferia un giorno per tutti quei premi. È simpaticissima, ma non ne molla una. Quando ce l'ha qua non la molla. Sì. La devi dire per forza. Se fa ridere, dilla. Senti, ma com'è questa storia di questa matta che ti perseguita? Questa signora Che genere di mi ha matta? aspettato fuori dalla radio e insomma No. era un po' disturbata. Guarda, che qualche anno fa c'era un tizio che veniva nel mio palazzo Sì. e leccava la maniglia della mia porta. E che mestiere faceva? Il pilota di elicotteri. Il pilota di elicotteri. Ma ti giuro. Scommetto che poi l'ho assunto lui. Certo, Adesso lavora che per pulisce te. tutte le È maniglie. quello che si riaccompagna. Sì. Senti amore, io ho quest'aereo domattina alle 5 e devo andare. Certo. Ti chiamo un taxi, vuoi che ti accompagni? No, Io non devo andare. preoccuparti, io vado a piedi. No, a piedi no. Ma è qui vicino, No, Adriano. no, a piedi non no. preoccuparti. Tu che fai? Ma io No, ma... L'accompagni? no, Me non l'accompagni, che sto importa, tranquillo non se ci sei tu, importa. Fabione. Per favore, Fabione, per favore. Guarda, con lui sei in una botta di ferro, lui ti difende, se ci sono i cattivi lui fa il cattivone. No, ma io non so se. Sì, ho capito, ti accompagna non so lui, se... Io non- ti saluto e Ciao. ci sentiamo. Non so ok? se. Dai, bravo. Sì. Ciao. Volentieri. E quindi. Grazie. Figurati, Beh, no, andiamo. ma è un dovere in un certo senso. Oh, Ciao. salve. Ciao. Ah, grazie. Tosca Grazie. è fantastica, eh? Buonanotte. Festona pazzesca. Bello de casa. Ciao. Dopotutto nessuno ce la fa da solo. Sì, ma Adriano ha dimostrato a tutti che se voleva poteva resuscitare un cadavere. E io gliel'ho permesso. Eh sì, questo mi rende tecnicamente corrotta. Tecnicamente corrotta. Ma ti informo, cara mia, che la tua teoria sulla corruzione fa acqua da tutte le parti. Sì, fa acqua da tutte le parti. O diciamo almeno che a livello di corruzione sei proprio a un livello bassissimo. No, ad un livello altissimo. Altissimo. Pensa che io quando ho cominciato, lavoravo in una piccola emittente qui e ho avuto questa idea che la mia trasmissione in realtà era da Detroit e che la mia voce proveniva dal 1965 e con questa scusa così io facevo un sacco di recensioni musicali e mi piacevano molto. Insomma, io adoravo le recensioni musicali e che è successo? Che nessuno ascoltava quella trasmissione, mai. E ad un certo punto mi sono fatto due conti e ho detto forse le interviste un po' cattive funzionano di più, ho cominciato a farle e che succede? Bam, tutti ascoltano le interviste cattive e io divento una sorta di mezza star radiofonica e mi danno da lavorare soprattutto. L'unica cosa è che non mi posso più occupare di musica, cioè le mie recensioni musicali che mi piacevano tanto non le ho potute quasi più fare. E adesso chi è il grande corrotto? Grande corruzione, piccola corruzione. Sai che mi piacerebbe molto venirti a vedere alle prove? Vieni domenica. Posso, sul serio? Sì. Grazie. Perché guarda, io sai, adesso non lo posso più fare, ma prima mi occupavo solo di musica, Sì, me l'hai già detto. Non ci credi? No, veramente, Non ci credi? Sì. Ci credi? Sì. Che Senti, poi uno io deve... devo andare a casa. Ah, ok. No, appunto. Vuoi venire con me? Così vedi i miei dischi. I dischi che... I dischi no, perché credo che anche ad Adriano gli piacciono. Sì, scusami, era Ad una domanda i dischi cretina. suoi, me l'ha proprio detto, anzi. Vabbè, senti, io faccio 2 passi da sola, ok? Ok. 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 Allora, ciao. rallegramenti. Buonanotte. Ciao. Ciao, Demente. Pronto? Sì,
Sì. Sì. Arrivo. Stia tranquilla, arrivo, sì. Ciao. Ciao. Grazie per essere venuto. Grazie per essere venuta disarmata. Sei disarmata? Sì. Bravo. Nutro ancora del risentimento nei tuoi confronti, ma ci sto lavorando. Ecco, lavoriamoci. Rodolfo m'ha lasciata. No. Non sapevo con chi sfogarmi e così mi sono detta, beh, dopo tutto c'entra anche lui in questa faccenda, no? Momento. Io in questa faccenda non è colpa mia se ti ha lasciata. Non è colpa di nessuno. Ecco. Sai, la nostra non è mai stata una relazione alla luce del sole, ero molto più giovane di lui. Non ricordo di aver mai parlato di lui con nessuno in 5 anni. Un caffè, per cortesia. Potrei avere un caffè, prendo. Sì. Ok. E lui ha detto che non vuole vedermi più e io lo capisco, sai, il partito, tutto il resto. No, io non sono d'accordo, poteva essere un po' più coraggioso, sinceramente. Come si fa? Il partito del padre, è entrato a farci parte nelle schiere giovanili, ha fatto tutta la trafila. Più si va avanti più è difficile. Il partito del padre? Perché per te non è difficile? Dopotutto è uscita solo una foto, no? Non dovrebbero esserci conseguenze. Ma in fondo è meglio così. Forse è raggiunto il momento, no? Grazie. Senti Marzia, se tu stai lontana dal Senato, dal Parlamento, un uomo migliore lo trovi di sicuro. È matematica. Adesso questo è un momento difficile, passerà. Tu adesso pensa al lavoro, ok? Pensa al lavoro, che è una gran cosa. I colleghi che dicono? Bene, sono delle brave persone. Loro. E tu invece? Sei sposato, fidanzato? No, mi piace una, però sta con un altro e così. È in politica? No, peggio. Deputata? Peggio. Fa la cantante. Ah. Le notizie sul traffico le devi distribuire un po' di più. Non sento mai parlare di Piemonte, di Lombardia. Sempre solo Roma, l'Umbria, un po' d'Emilia. Sì, però scusate, noi dobbiamo dare le notizie che ci arrivano, no? E quindi se le code sono sull'Aurelia io che devo... No, questa è una radio nazionale, eh? Il traffico serve a veicolare questo concetto, radio nazionale. Voglio sentire il Triveneto, voglio sentire Aosta, voglio sentire Ro e Pero, l'Inter milanese, capisci? Il traffico che c'è sulla Brescia-Venezia, ecco quello che voglio sentire. Che qua sembra sempre di sentire lo stradario dello Stato Pontificio ogni volta. Ciao. Oh, ciao. Ciao, sei già arrivata, eh? Bene. Sì, la diretta mi mette ansia. Ho sempre avuto l'incubo del traffico. Senti, ti dispiace se mi cambio qui? Qui? Sì. Oh, grazie. Sei la prima cantante puntuale che conosco, eh? Sì, anche quando canto dal vivo. Se sul biglietto c'è scritto 9:15, alle 9:14 stai pur certo che sono sul palco. Bene. Oh, bene. Tocca farsi belli per la webcam. Internet ha tolto tutto il mistero alla radio. Sì, se ci pensi siamo tutti in cerca di una briciola di mistero. Federica, di qualcosa? Che fa? Federica, parla oppure ti licenzio, cazzo! Sì, buonasera a tutti. Siamo in onda a Radio Cortile. Questa sera come ospite abbiamo Nadia Rucellai, grandissima Nadia Rucellai, che inizierà questa sera con il suo nuovo singolo dal titolo Prima dell'alba, che secondo me possiamo collocare benissimo nella grande scuola della canzone d'autore, ma con un'evidente sonorità North and Soul, tra il cool jazz e l'acid, un seducente soul. Vai Nadia, grande! Prima dell'alba rimettimi nelle mie mani, che sono mani di donna accesa, che sono spine, che sono
alle luci, alle ragioni, lasciate spente, lasciate fuori. Ed ecco a voi l'oroscopo del grande Pluto. Plutone. Ariete. Ce devi sta. Ce devi sta. Toro. Non saprei. Gemelli. Coraggio. È stata una bella esibizione, no? Sì. 45 minuti di musica belli, tirati. Puliti. Puliti. Coerenti. Che c'entra coerenti? Vuol dire che è brava. Speriamo che aiuti il disco. Le altre radio non lo passano. E anche i biglietti dei concerti si vendono un po' poco. Mica è facile. No. Casca no. sempre. Sì, casca, però ce la faremo. Ce la farete. Credimi, Adriano. Tu le piaci? Io. Le piaccio. Ti nomina spesso? Strano perché i miei amici non le piacciono mai. Dice che sono tutti egoisti, avidi, ipocriti. Te invece le piaci. Mi devo preoccupare? E che ti devo dire, Adriano? Mi fa piacere. Anche lei è carina, mi piace, canta. A che punto siamo? C'è la pubblicità. Bene. Un momento. Lo so, abbiamo 2 minuti di pubblicità, lo so. Avrò una vita anch'io, eh? Fabio, baciare la donna del capo è un grande gesto di indipendenza, però non è una buona idea. Lo so. È una cosa terribile che ho fatto, ho bisogno di parlarne con qualcuno. Anche perché lo conosci, Porfido, no? Lo conosco, sì. Lo sai cosa faceva da giovane? Cosa faceva? Rompeva le dita. È una leggenda? No. Lo faceva? Io lo so, perché è il mio editore, lei è la sua donna, io gli dovevo essere leale, lo capisco, però è successo, che cosa Ho capito, ma Fabio, lui è uno squalo. Lo sai cosa fanno gli squali? Sì, mordono. L'hai visto il film Lo squalo? Sì, ho visto 1, 2, 3, 4, 5, alla fine lo squalo muore sempre. Sì, però quante dita mozzate. Dio mio. Dai, Fabio. Però dimmi una frase positiva, però, e se ti dico le cose mie, tu devi aiutarmi, devi dirmi una cosa positiva. Ma io ti supporto, eh? Bravo, supporto. Dai, Fabio. Guarda ste dita, mi mancheranno un sacco. Arrivo. Tu sei carina. Scorpione. Male, amico. Nel 1986, quando questo tizio era sindaco, io avevo 18 anni. E sinceramente pensavo che dopo 20 anni certe persone ce le saremmo tolte dalle scatole. Anche io speravo tante cose nel 1985 quando avevo 18 anni. Io ero sicuro che avrei sposato Susanna delle Berengues. Il problema è che poi uno diventa un grande, diventa un po' più realistico, tutto qui. Ora dovresti imparare un po' da Fabio, è un po' più realista. Sempre nello stesso mazzetto di persone. Sinceramente io mi chiedo, dov'è la scelta? Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? La differenza è tra la grande corruzione E la piccola corruzione. In democrazia noi possiamo solo scegliere il male minore. A quanto pare non possiamo fare molto più di così, amico mio. Sapete, la vita non è Piccola corruzione o grande corruzione? Questa è un'espressione tua. Ma che usa le tue espressioni? Consoliamoci con un po' di arte. Sì, usa le mie espressioni, che c'è di male? Nadia Ruccellai. Sarebbe da con me? Io ho fatto tutto il possibile per te. Lo hai fatto e te ne sono grata. Grata? Me ne sei grata? Beh, cosa vuoi che ti dica? Dimmi che cosa c'è che non va. Qual è il problema? Il problema è che siamo diversi. Tu sai sempre quello che vuoi e pretendi di sapere anche quello che vogliono gli altri. E tu invece? Tu che cosa vuoi? Io un giorno credo di volere una cosa e il giorno dopo mi accorgo di non averla mai voluta. O di non averla mai voluta in questo modo. E abbiamo
Sì, le previsioni del tempo. Abbiamo le previsioni del tempo Del traffico, Fabio. del traffico della nostra immancabile Federica. E oggi ci concentriamo sulla Milano Laghi, dove il traffico è scorrevole e neppure troppo intenso. Tutto liscio tra la barriera di Milano Nord e Busto Arsizio. Rilassante per una volta il traffico tra Firenze e l'allacciamento della A4. Panoramica anche di notte la zona tra Lainate e lo svincolo di Arese. Un bacio a chi transita da quelle parti. Un bacio? Federico, un bacio? Un bacio? Un bacio alle previsioni del traffico? Ma ti pare? Ma io non ho mai, in 20 anni di radio non ho mai visto che si bacia alla fine. È un po' poco professionale, eh? Sono 6 mesi che stai qua, Federica. Io Non hai imparato niente. Niente. Ma guarda che sei spaventata. Non devi credere. Bene, bravo. Brava Federica, su, animo. Bravo. Ma vai. Vattene, dai. Stanislao, Sì, senti, adesso vai in onda col calciomercato tra un minuto, ok? Quindi si lamentano che noi riciriamo sempre le stesse notizie. Se potessimo dargli un attimo più di ciccia. E vabbè, inseriamo Ellis del Botafogo, un giovane centrocampista. Ellis del Botafogo, ma sembra una ricetta messicana. Ellis del Botafogo, gli dici? Che vuoi che faccia? Ma Allora che ne diciamo so? ai nostri ascoltatori che se la loro squadra faceva pietà a dicembre, farà schifo anche a febbraio. No, noi questo non lo possiamo dire. Scusa. No, vabbè, digli Ellis del Botafogo. Prosegue. Però rendilo piccantino questo. Io lo contorno un po'. Va, contornalo un po', ok? D'accordo. Ellis del Botafogo. Però non sembrano immagini carpite. No, il filmato è girato da un mio amico per gioco. Ah, l'uomo che dice come ti chiami? Sì, è un amico che purtroppo adesso che Nadia ha avuto questo ritorno di popolarità ha pensato di condividere quel vecchio filmato con dei conoscenti. Però qualcuno deve averlo caricato su internet questo video. E noi stiamo cercando di capire chi l'ha diffuso. Comunque il video non mostra nulla di sconveniente e né io né Nadia dobbiamo vergognarci di niente. Su questo voglio essere molto chiaro. Ho anche... Ma di che parla? Dai. Come ti chiami? No. No, la telecamera no. Perché telecamera no? Come ti chiami? Spegni, non si può. Ma come? Guarda che si può filmare. Vabbè, la mettiamo a posto, ora mettiamo a posto. Vorremmo vedere qualcosa. Ma con 3 metri di coscia di fuori, ma che linguaggio! Ma chi l'ha messa in giro sta cosa? Ah, non lo so. Ma è da questa mattina che sta su tutte le TV e sul web. Sì, ma potrebbe essere taroccata, falsa. Sì, ma il pubblico di Fabio si aspetta dei commenti più duri lunedì rispetto a questi qua. E poi guarda che è compreso nel prezzo, 600 euro per 3 kg Royal, un B52 e margarita. Ciao. Giornataccia? Direi di sì. A che punto siamo? C'è la pubblicità. Tu che sei venuto a fare? Mi vuoi chiedere se ne puoi parlare in trasmissione? Certo. Certo che ne puoi parlare, anzi devi. Devi parlarne in trasmissione. Io credo che sia arrivato il momento di cercare di tutelare Nadia. Se permetti a Nadia la tutelo io. Tu continua allegramente a fare il tuo lavoro. Questa cosa lei non se la merita, è veramente una porcata, eh? Oh, senti. Ma tu sei la stessa persona che l'altro giorno faceva tutti quei discorsi sul rapporto con il pubblico, sulla trasmissione scomoda, se fa ridere dilla, trattamento base. No, sai perché? A sentirti parlare sembrerebbe quasi che sei innamorato di lei. Vedi, la prima vittima sono io in questa situazione. Ma è tutto sui giornali, non si può fare più nulla. L'unica cosa che possiamo fare è salvare la tua reputazione e quella della trasmissione. E poi dai, finalmente il tuo sogno che si avvera, no? Puoi finalmente umiliare il tuo capo e la sua fidanzata in diretta. E se per caso non lo faccio? Ti licenzio. Se la tua priorità è fare il cascamorto con la mia donna, fatti almeno pagare da qualcun altro. Fabio, ho avuto un'idea. Non lo so se può funzionare, però secondo me c'è qualcosa di... Ci sei? Sì. Ok, allora, niente, tu potresti andare benissimo al microfono e dire: sì. Cari ascoltatori, dopo 4 anni di insulti e di volgarità assortite, io questa mattina ho capito una cosa importante, fondamentale, che i doppi sensi e le battutacce da caserma non sono il mio genere, eh? Grazie,
Fantastica. Grazie. Chiamami quando iniziamo, Ed ecco a voi Fabio Brio! Buonasera e buona settimana a tutti. Buonasera, buon pomeriggio Tosca. Buona settimana, Fabio. Qui siamo letteralmente sommersi dalle lettere e dalle telefonate degli ascoltatori che vogliono sapere come stiamo vivendo questa incandescente settimana di pettegolezzi. Eh sì, ci sono arrivati una marea di messaggi e possiamo dire ai nostri ascoltatori che noi ce la stiamo spassando. Abbiamo pure aggiunto l'opzione Key Royale qui al distributore automatico delle bibite nel corridoio. Sì, c'è l'acqua tonica al posto dello champagne. In effetti qui c'è l'acqua tonica al posto dello champagne, però non costa 600 euro al bicchiere. Molti sono rimasti colpiti dal particolare della rosa nella scollatura e anche il sindaco di Sanremo che vuole assolutamente Nadia per il festival, non come cantante però, come vaso di fiori. Contratto stagionale, ragazzi! Poi vediamo se è fatta avanti anche una catena di ristoranti che la vuole assumere come porta ombrelli. In effetti sono tutti lavori da sogno e dopo i ristoranti si sono fatti avanti tutti. L'Enel, l'ANAS, i vigili del fuoco. Per quelle belle pertiche che hanno in caserma. Per le pertiche delle caserme, la vogliono tutti. Io suggerirei anche un impiego come pala eolica, no? Sempre che lei riesca a volteggiare per 7-8 ore al giorno. Buona idea. È una buona idea, però non dimentichiamo che Nadia è principalmente una musicista. E infatti la migliore offerta che abbiamo ricevuto è stata proprio come insegnante di musica in una nota università americana. L'università di... L'Università di Palo Alto! E un'altra offerta coi fiocchi viene dal mondo del cinema. Pensate, per la sua capacità di aggrapparsi ai pali come una scimmia, una multinazionale americana le ha offerto il ruolo di passeggero in piedi in un tram che si chiama Desiderio. Qui siete stati un po' birbantelli, ragazzi, perché non c'è nessun passeggero in piedi in un tram che si chiama Desiderio, E poi vi aspettiamo di nuovo con le telefonate cattive. 3.000 like su Facebook! Complimenti Fabio, ecco i comunicati I successori, i telefoni stanno nel fuoco. Dammi 5. Grande, grandissimo. Bravo. Tosca, mi hai fatto morire dalle risate con la cosa della pertica, sei stata grandiosa! E senti, ti ho portato qui, mi raccomando, ricorda di dire dello sponsor perché è importante, ma ti rendi conto 3.000 like? Sì. Grande! Leone? No. Sono tutti molto ottimisti, mi hanno rassicurato per tutta la notte. Ma che vuol dire tutti ottimisti? La parola coma non è che Quello tanto dipende dal ottimista. trauma cranico, il trauma non è un granché. Aspettiamo e vediamo, Aspettiamo e vediamo, però informiamoci, lo sai che non possiamo Non ti farci vedere lì, preoccupare, no? andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Senti Adriano, questa cosa è successa mentre io parlavo in trasmissione, va bene? Mentre dicevo una battuta del cazzo riciclata da un'altra trasmissione Non del è cazzo. colpa di nessuno, ok? Non è colpa di nessuno. Niente che è prima in classifica. No, è importantissimo, questa cosa la devi dire perché essendo primo in classifica il disco, cioè prima lo trasmettevamo solamente noi, adesso questa cosa è importantissima perché significa che è nata una stella. È anche quasi morta, Federica. Non so se te ne sei accorta. Oh mio Dio, che cosa terribile che ho detto. Fabio, scusa. Io non volevo, mi dispiace, che poi è scoppiato il marasma perché la gente telefona e vuole sapere da Adriano e di Nadia, poi vuole sapere come sta Nadia, poi vuole sapere pure come stai tu, e poi ci sono i tifosi di Nadia e ci sono i tifosi tuoi Che sono gli stessi, saranno... No, tifosi diversissimi, te l'assicuro. Ah, no, non ho capito niente, vedi, come al solito, non capisco. Senti, tu mi devi fare una cortesia. Io lì non ci posso andare, ovviamente, perché tutti quanti staranno lì azzeccati. Allora, se tu porti questa radio, no? Lì al reparto di rianimazione, chiedi al dottore di metterla vicino al cuscino di Nadia, se... Sul cuscino? Sì, vicino a Nadia. Se può metterla... Sul cuscino, Fabio. Sul cuscino,
Sì, ma non date così con un'aria critica, cioè Federico, non è un favore che ti chiedo, cioè dicevo per carineria è un favore, è un comando, va bene? Tu sei una stagista, fai la stagista, su. Vai. Marcia. Andare. Oh. Guarda, è veramente incredibile. Quella volta lì a Parigi, che stavi lì, che te la smucinavi, che te la baciavi, dice, ma che stai a fare, che stai a fare? Siamo riusciti Ma che ti avevo detto io? Tu devi credere, Adriano Porfido, tu. È stato bravissimo, Io te l'avevo detto, bravissimo. Cioè, veramente a raccontarlo a tutti, non ci credo. Allora, l'accordo che abbiamo fatto, adesso te la butto lì, è 60, 20 e 20. No, non è 60. Al telefono non ha detto 60, non venivo neanche qui se era 60. Dipende da me, dipende sempre da loro, dobbiamo sempre rifarci a loro, non sono io. Sì, ma cioè, con loro devi ma parlare, e io non prendo 20. Allora, non sono 20 e 20, se tu poi vendi e con quelli lì, con quella potenza lì, siamo proprio a livelli altissimi, vai a fare un sacco di soldi, ma stai tranquillo, con tutte le clausole incluse, con le scadenze marzo, giugno e novembre. Clausola, sei venuto tu a parlare col medico, all'ospedale, ti ha assicurato che non ci sono problemi, ma quale clausola? Basta, ti ho no? fatto i complimenti, sei stato bravissimo. Ho capito, ma con sta clausola continui. Sì, però non è questione di, allora, Adriano, non è questione di si riprende, non si riprende, si riprende. No, certo che si riprende. Devi firmare un sacco di roba, guarda qua, per esempio qua devi firmare anche l'allegato, dove sta? Numero 4, eccolo qua. Decesso. Aspetta. Sì, lo so, il decesso, l'articolo 4, lo so che è il decesso. Non succede, ma se succede, siamo comunque in qualche modo tutelati. Non succede, stai tranquillo, non tirare fuori il sentimento adesso sempre. Ci sono delle carte, delle Oh, ciao Fabio. Oh, Fabio, ciao, come stai? Bene, sono piacere di vederti. Allora, abbiamo qui Fabio Brio e Adriano Porfido. DJ produttore, questo va filmato, aspetta un attimo, va filmato. Al momento non è. Aspetta, perché non è il momento? Dai. Stiamo lavorando per lei, eh? Sì, ci sono buone prospettive. Ci sono buone prospettive. Incredibile. Ma che buone prospettive ci sono, Adriano? The show must go on, Fabio, the show must go on, lo sai meglio di me. No? Certo! Che può essere che questa cosa dell'incidente è diventata una fortuna. Certo. No ragazzi, fermi! Ma non ci provare più, hai capito? Non ci devi provare più, Fabio! Fabio, vattene! Devi stare zitto! Vattene! Devi stare zitto perché siamo in un ristorante! Qua mi conoscono tutti! Andiamo morali, fa le lezioni di morale, capito? Fabio, torna qua! Fa le lezioni di morale! Basta! Girati! Basta! Stai zitto! Per la miseria, mannaggia sto vantato di merda! A saperlo, manco ci andavo avanti questa storia! Ma sei grande, sei grande, c'è un'età ormai, no? Questo fa impulsivo! Tanto lo sai che non lo posso licenziare, eh? Ma tu non puoi licenziare me, hai capito? Ho detto basta, vuol dire basta. Scusate ragazzi, scusate. Hi guys, this is Joe Topper from Detroit and I had a dream today. I had a dream. Un giorno fra esattamente tra 5 anni, nel 1970, un signore di nome Cat Stevens canterà You may still be there tomorrow, but your dreams may not. Forse sarete ancora lì domani, ma i vostri sogni no. Ed è tutto per oggi da Detroit. See you later, alligators. See you later from Joe Topper in 1965 in Detroit. Buongiorno. Buongiorno. Salve, posso chiedere a lei? Cercavo Nadia Ruccellai e questo è il reparto. Anche lei. Guardi, gli orari delle visite sono scritti lì in fondo, però come già ho detto alle altre persone che cercavano Nadia, in questi giorni forse è meglio che vi teniate in contatto col signor Porfido. Evitiamo di... Di accalcarci. Esatto. Sì. Io in realtà volevo soltanto consegnare questa radiolina. E a che scopo esattamente? Ecco, lo scopo credo che sia quello di farle... Ascoltare la sua canzone preferita, così improvvisamente Nadia si sveglia. Non funziona proprio così. Forse lei guarda troppa televisione, signorina. Mi scusi, lasci perdere. La radio me la riporto. L'importante è che Nadia stia meglio. Nadia non sta meglio, ha soltanto ripreso conoscenza, ma questo non vuol dire nulla. Conoscenza? Quindi significa che all'80% ce la Senta, può per fare? favore, non mi parli anche di percentuali. Già si è presentata da una radio. Noi qui stiamo lavorando. E comunque adesso devo andare, non ho tempo da perdere con radio, percentuali e cose di questo tipo. Buona giornata. Scusami, ciao. Dici a me? Sì, sei un'amica di Nadia? No, io lavoro a Radio Cortile. Ah, ecco, allora meglio. Come ti chiami? Ma che sei un giornalista? Quasi. Scusa, ma Nadia come sta?
un po' meglio. Ho visto che hai parlato col medico, ma quanto meglio? Un po'. Ho capito, ma Porfido non viene? Ma io che ne so? Ma è vero che i soldi se li faceva solo lui con quella poverina o ve li fate anche voi? Oh, ma come ti permetti? Ma perché non mi fa un culo? Ma il DJ? Lo mandate ancora non del DJ che l'ha ammazzato? Senti, ma perché non la lasciate in pace? Una domanda, scusa, ma è vero che ci andava anche a letto? C'è l'amore, Bardamù, scriveva Louis Ferdinand Céline al termine della notte del suo viaggio. Siamo uomini per amare, non per vendere ciò che amiamo. E a volte anche chi amiamo. Ed è tutto per oggi da Detroit. See you later, alligators. See you later from Joe Toppa in 1965 in Detroit. Se la chiamo ogni giorno, signorina, è perché evidentemente non posso venire durante l'orario di visita, no? Il primario si chiama Nuccetelli, dirà qualcosa di questa signora Ruccellai che sta in terapia intensiva. Dico io, non voglio essere scortesi. Attacca. Bamboccione di 6 anni, credi ancora a Babbo Natale, Ora siamo pari, E che a te mi servi da vivo ancora. Mi servi in radio, sei importante. Però anche a te non ti conviene rompere i coglioni, Che vuoi le falangi? Le falangi, spezzami le falangi. Come sta Nadia? Non mi vuole più vedere, mi ha detto. Vaffanculo, Adriano. E vaffanculo anche te. E vaffanculo pure tu. Perché non ti vuole vedere? Perché? L'ho mandato io in giro quel video. Si chiama marketing. Ma che figlio di puttana. Sei svegliata? No. Sei svegliata? Te l'ho detto. Giuralo. Te l'ho detto. Dai, No, non mi abbracciare. Bravo, bravo. Comunque... Bravo. Senti, te la posso dire una cosa? Sì. Ma proprio... Fate veramente schifo tu, Adriano. Ma tutti e due, proprio nel profondo. Proprio a livello etico, dico. No, Da quello più lui però. No, più Adriano. no, guarda, tutti e due uguali. Uguali. Senti, me lo fai un favore, un caffè per una volta tu a me. Sì, te lo faccio un caffè. Grazie. Te lo sei meritato un caffè, Grazie, Mancusi, grazie. va bene, però dimmi qualcosa in più. Allora, che è successo? Come si è svegliata? Quando si è svegliata durante la mia trasmissione, vero? Boh, penso di sì. No, devi essere sicura, io ne sono sicuro. Cioè, lei ha ascoltato la mia voce alla radio e si è risvegliata. Io lo sapevo, pensa, io lo sapevo. Ma Me lo- che sapevi, Fabio? Guarda che la radio non gli è neanche arrivata. Ma poi che è sta storia della radio? Ma che film hai visto? Tutti i film che convergono sull'idea del DJ salvifico. Ma va. Fa ballata dall'altra parte. No, ma era... Vado, Ciao. Ma scusa, come sarebbe a dire che non sei ancora andato a trovarla? L'hanno dimessa l'altro giorno. Non credo proprio che abbia voglia di vedermi. Ma sciocchezze, dovresti andarci subito. Subito? Sì. E sulla base di che cosa lo dici? Perché hai un peso qui e devi cercare di togliertelo.
In effetti io mezz'oretta ce l'avrei. Prendo un taxi. No, ma stiamo scherzando. Queste cose funzionano solo se le fai di corsa. Di corsa? Prendo il frustino. Meno male. Avevo paura di non trovarti. Come stai? Meglio, grazie. Ok. Posso entrare? Sarebbe meglio di no. Meglio di no. Senti, non è carino dire che non ascolti il programma, poi l'ascolti e ti butti sotto la macchina, perché... Guarda che io non mi sono buttata sotto la macchina. Lo so, lo stavo scherzando. È Tutto una ok, battuta. Nadia? Tutto ok, Nadia? Oh, salve. Non sono affari tuoi. Non sono affari... Fabio, senti, Lascia forse- stare, ci penso io. Sì, Fabio, forse è meglio che te ne vai. sì. Lei è il pianista, vero? Lei è l'idolo delle quindicenni. L'idolo delle quindicenni? Guarda, sulla questione dell'età ti conviene cambiare discorso. Sì. Poi lui è venuto in ospedale tutti i giorni. Ah, lui è venuto. Io lavoravo tutti i giorni. E lui ti ha tirata fuori dal coma? Lui? Fabio, Sì. forse è meglio se te ne vai. Sì, Fabio, è meglio che te ne vai. Lo sai come finiscono le storie tra le donne della sua età e gli uomini della tua età? Fabio, ciao. Lo sai come finiscono? Non mi interessa, ciao Fabio. Te lo dico io come finiscono. Finiscono con lui che ti dice: sai, io non capisco perché ascolti questa musica. Non capisco perché ascolti quel chitarrista. E quel chitarrista sarà Mark Knopfler. E quella musica saranno i Dire Straits. Grazie. Oh, Ciao. ciao. Il capo ha sbroccato. Comunque mai fare sorpresa a una donna, Mai. Alla buon'ora. Sei andato da lei? Ho avuto da fare, Adriano. Questa è la mail di un ascoltatore che dice che la canzone di Nadia è un plagio. Ma come un plagio? Ma scusa, non ha senso. Bisogna alimentare la fiamma se la vogliamo tenere sui giornali ancora un po'. Ma è un anonimo. L'idiota della settimana. Chi è? È Nadia Ruccellai, che ha plagiato una canzone degli Smiths. Vabbè, gli Smiths l'hanno plagiata da David Bowie. David Bowie, dai Beatles. La storia del pop si basa tutta sul giro di do. No. Se un anonimo dice che Nadia Ruccellai ha plagiato la sua canzone, noi lo dobbiamo ripetere, no? Così il disco va meglio, per il bene di Nadia. Andiamo, ragazzi, su. Andiamo a sputtanare Nadia, dai. Lo so, oggi la trombetta dell'idiota della settimana è cambiata, ma c'è un motivo. Perché l'idiota della settimana questa settimana sono... io. Pezzo di merda. Molti tra quelli che ci seguono via webcam mi hanno chiesto: ma che c'è scritto in quel cartello che hai dietro di te di cui parli sempre? C'è scritto: se fa ridere, dilla. Perché questo è il mio mestiere in fondo, cercare di fare divertire le persone. Soltanto che se una battuta fa ridere o no, in realtà lo capisci solo dopo che l'hai detta. Quando ho incontrato Adriano Porfido per la prima volta, lui mi disse una frase bellissima, una frase che mi ha colpito molto. Mi disse: Fabio, la satira è lo strumento degli indifesi contro i potenti. Ma io credo che l'avesse letta in un libro di aforismi, Adriano. Un libro l'ho letto, un libro alto così, alto così. Lo strumento degli indifesi contro i potenti. È una cosa bellissima. Perché quando lo sberleffo è rivolto ai bersagli facili, quando un cialtrone della radio o della TV se la prende con i più deboli, con quelli che non possono difendersi, allora questo mestiere diventa soltanto una crudele e volgare sopraffazione. Stasera vorrei chiedere scusa a un sacco di gente, per esempio a Marzia Palla e a tutta quella gente che in questi 5 anni ho deriso e umiliato senza che avessero mai fatto nulla di male. E voglio chiedere scusa anche
a Nadia Ruccellai, di cui io sono innamorato e che si fidava di me. E quindi, cari amici, la rubrica L'idiota della settimana finisce questa sera. No. E sinceramente non so se e quando ce ne sarà un'altra. Vai con la musichetta, Aldo. Tu non vai da nessuna parte. Non fare il bambino. E pensi di averla conquistata con questa sceneggiata? Nadia non pensa così. Non vuole mica farsi salvare quella stronza. Lo sai quando ha cominciato a odiarmi? L'ho capito questi giorni. Ho cominciato a odiarmi quando ho cominciato a risolvere i suoi guai. Voleva lasciarsi morire a Parigi, come tutti quelli che vanno a Parigi, perché se vuoi lavorare va a Londra. Se vuoi venire in vacanza invece vieni a Roma. Se vuoi la morte teatrale te ne vai a Parigi. E sai qual è la mia colpa? Parigi se muore. La mia colpa è quella di aver rovinato il suo finale da operetta del cazzo. Hai capito chi è l'idiota della settimana? Sono io l'idiota! Beh, grazie Adriano. Grazie del tuo intervento. Perché siamo in diretta? Va bene. Prendo la prossima telefonata. Signora, glielo passo proprio adesso. Mi dica tutto. Pronto? Con chi parlo? Ma lo sa che lei è veramente uno stronzo? Per pubblico. Fabio, ciao. Senti, non mi diventare troppo idealista, eh? No. Tu non mi fregare il programma. No. Figurati. Senti, volevo darti questa perché dicono che è magica. Io non ci ho mai creduto, però. Non ho visto mai. Invece è magica. Ok, sei brava, eh? Grazie. Può aspettare 2 minuti? Grazie. Ciao. Ciao. Che sorpresa. Puntata memorabile? Beh, com'è questa storia? Vuoi essere aiutata? Non vuoi essere aiutata? Hai un problema se ti aiutano? Lo capisco. Vuoi aiutare me? Forse. Ok. Vuoi morire a Parigi? Non stasera. Era quello che speravo. Allora, che dobbiamo fare? Sarebbe stato uno spreco assoluto. Ecco, tenga. Tenga il resto, eh. Dio la benedica. E allora? Beh, se non moriamo a Parigi, qualcosa stasera bisognerà pur fare. Beh, potremo andare a cena fuori. Giusto. Beh, però non lo so, perché sai, ho appena perso il lavoro e non so se è una buona idea. Sai, per le spese. Ma io adesso sono famosa. Ah, è vero. Sei prima in classifica. Hai fatto la grana, eh? Allora andiamo all'indiano, ok? Sì, a me piace tutto. Se no, posso cucinare io. Faccio un guacamole da paura.